Domande e risposte. 3. Carlos Castaneda. Le differenze tra i voladores e i demoni. Salve guerrieri! Per chi non ci conosce e ha aperto il video perché è incuriosito dal titolo che riporta i predatori inorganici detti Los Voladores, siamo Marisha e Nick e sul nostro canale ci occupiamo di Carlos Castaneda e Nagualesimo. Abbiamo già realizzato sull'argomento Voladores una playlist di ben 9 video, di cui trovate il link in descrizione. Tutti con una parte di testo originale scritta da Castaneda stesso o riportata dall'autore Armando Torres e tradotta direttamente dalle edizioni in lingua inglese e spagnola per evitare adattamenti o fraintendimenti vari. In questo terzo video, dedicato alle domande e risposte, abbiamo scelto un argomento spinoso che tratteremo in maniera sobria, chiara, evitando morbosità e senza creare un'atmosfera di futile terrore. Ovviamente il nostro punto di vista è rivolto al nagualesimo e non è nostra intenzione urtare la sensibilità di qualcuno che la pensa diversamente. Tuttavia, come studiosi e guerrieri, abbiamo il dovere di dire come stanno le cose, senza distorcere o nascondere nulla. I voladores possono essere comparati ai demoni e ognuno ne ha uno personale? No, Castaneda non riporta nulla del genere e nemmeno nessuno dei suoi diretti collaboratori. Comparare lo sciamanesimo, detto nagualesimo, alla religione dominante e voler trovare per forza delle corrispondenze è inconcludente, anche perché Don Juan ha sempre evidentemente mostrato avversione nei confronti delle credenze imposte dai conquistadores. Sul fatto che abbiamo il volador personale, credo si sia fatta anche qui molta confusione. I voladores sono molteplici e di varie dimensioni, secondo le esperienze dirette riportate da Carlos. Non ne abbiamo uno che preda esclusivamente solo un individuo. Loro installano negli uomini la loro mente estranea o mente foranea, a causa di un consenso datogli dai nostri antenati che si colloca nella notte dei tempi. Con termini moderni si potrebbe parlare di un'installazione standard, uguale per tutti. Noi per loro siamo soltanto degli elementi di un gallineros, cioè un allevamento dove andare ad attingere nutrimento. L'uno vale l'altro. Ma vediamo insieme quali sono invece le differenze sostanziali tra come è inteso un demone in senso tradizionale e un volador. 1. La forma. I demoni o diavoli dell'area europea a livello iconografico non sono altro che la trasposizione dei fauni o i satiri dell'antichità. Gambe caprine, corna, a volte le ali, la coda con la punta e un aspetto raccapricciante. Ci sono infinite varianti e sono presenti nelle tradizioni di tutto il mondo, ma in prevalenza hanno forma di mostro umanoide. In taluni casi sono intesi come inorganici, cioè specie di spiriti tentatori e maligni. Ma ci sarebbe molto da dire al riguardo, nel senso che si tratta di svariate tipologie in maniera caotica, condensate in una sola figura. In questa sede non tratteremo dei demoni come sono intesi nel mondo orientale, indiano o africano. Inoltre, c'è da dire che la tradizione li vuole dapprima essere luminosi e buoni, poi decaduti. Il volador è un inorganico, non ha una forma precisa. Castaneda li definisce ombre di fango o ombre simili a pesci spada. È probabile che la parte finale della loro struttura energetica sia allungata. Sono scuri, pesanti, saltano, volano senza ali,
atterrano di piatto al suolo ed emettono una vibrazione caratteristica e fastidiosa. Quindi hanno dei connotati molto definiti. 2. Da dove vengono e dove vivono. Il demone vive in un posto o dimensione chiamato inferno o inferi, insomma un mondo di sotto. I greci antichi lo chiamavano catactonio. Ci sono dei passaggi dimensionali che collegano il nostro mondo con il loro. A volte può possedere una persona, vivere nel suo corpo come un parassita nel vero senso della parola. Quindi anche il demone può essere inteso come un'entità inorganica. Ma credo che qui ci sia anche molta confusione al riguardo, purtroppo, perché le tipologie potrebbero essere molte e diversificate. Ma non mi addentrerò in questo discorso e chiedo per favore di non farlo nei commenti, se no non ne usciamo più. Il predatore detto Volador è arrivato nel nostro mondo dalle profondità del cosmo. È detto foraneo, cioè esterno o straniero, come la mente che ha installato nell'uomo. Attualmente sono ovunque sulla Terra e altrove. Per quel che ho capito, dato che sono esseri molto evoluti e di sproporzionata consapevolezza, possono spostarsi dove vogliono, senza mezzi, non importa la distanza. 3. Cosa mangiano e cosa vogliono. I demoni vogliono l'anima dell'uomo. Fanno di tutto per corrompere gli esseri umani, per portarli all'inferno con loro al momento della morte, e ambiscono a possedere i corpi dell'uomo. Fanno dei patti apparentemente vantaggiosi per l'uomo in cambio dell'anima. Per gli sciamani del Nagualesimo, antichi ed attuali, non esiste l'anima. E mi dispiace, anche noi ci siamo rimasti di sasso quando lo apprendemmo. Potete trovare un riferimento molto chiaro nel libro di Torres, Incontri con il Nagual. El alma no existe, lo que existe es la energía. Una vez que desaparece el cuerpo físico, lo único que queda es una entidad energética alimentada por la memoria. L'anima non esiste, ciò che esiste è l'energia. Una volta che il corpo fisico scompare, l'unica cosa che rimane è un'entità energetica alimentata dalla memoria. Capitolo: La sopravvivenza del punto di unione. I voladores prendono quindi la coscienza o consapevolezza e lo fanno subito. Il patto è già stato fatto dai progenitori e si passa per generazioni attraverso la via materna. I voladores hanno inventato le religioni per addomesticare l'uomo. Di conseguenza ovunque può annidarsi una magagna, anche dove tutto ci sembra autentico e abbia dei buoni fini. Ricordate, qui la consapevolezza è intesa come una parte luminosa esterna del bozzolo dell'uomo, diminuisce e ciò può essere osservato da chi sa vedere. 4. Come ci si libera di loro? Per quanto riguarda un demone, non ci si libera se non affidandosi a qualcun altro. Bisogna tenere una condotta integerrima, essere buoni e puri nelle azioni e nei pensieri e amare sempre, ma non basta. Alla fine solo un essere superiore salva l'uomo. Bisogna recitare formule e chiamare insistentemente. In teoria il demone si allontana solo in questo modo. Per quanto riguarda il volador, gli antichi stregoni e quelli attuali sono molto categorici. Ci si salva soltanto da soli. Ci si deve rendere conto di cosa prendono i voladores, cioè lo strato luminoso esterno,
e applicare tutti gli accorgimenti possibili per non farsi predare, fino a riprendere con interezza la propria forma naturale. La disciplina o l'asombro per gli sciamani non vogliono dire essere buoni, ma entrare in uno stato in cui la patina non è più appetibile per un volador. E dopo una lunghissima pratica, che può anche fallire, forse il volador vi lascerà stare perché ha molti altri da predare e lo sciamano è libero e l'universo lo lascerà passare. Pare che la presenza del volador sia comunque necessaria. Conclusioni. Il punto in comune qui pare essere la presenza del patto con l'uomo. In tutti i casi che potete immaginare, il patto col volador può essere sciolto togliendo l'assenso. Quindi la speranza c'è e non occorre che qualcun altro vi aiuti a farlo. Inoltre, lo strato luminoso della consapevolezza può permettere azioni straordinarie e fuori dalla consuetudine. Perciò i nuovi veggenti, al contrario degli antichi stregoni, se ne fregano di tutte queste differenze o definizioni o tipologie, mirano sostanzialmente a ripristinare totalmente la loro capa brillante, la loro patina nella sua totalità. Si concentrano su loro stessi e praticano, anche se fa dolore, anche se gli altri vi daranno contro, e lo faranno, perché il volador insiste e gli altri non sono disposti a liberarsene. Ed è quello che dovremmo fare tutti noi, invece di perdere tempo a ossessionarci con i predatori o parassiti inorganici e a classificarli in maniera pedante. Sapete che non dovete farvi predare, questo dovrebbe bastare. Vi rimando alla nostra playlist per tutti gli approfondimenti e naturalmente ai libri di Castaneda originali per una maggiore comprensione dell'intero argomento. Per favore, se è possibile, nei commenti non alzate inutili polveroni e o polemiche contro di noi. Sarebbe solo un'inutile perdita di tempo. Se ritenete di non ritrovarvi in questa visione, nemmeno per un onesto confronto, lasciate stare e andate oltre. Noi non vi imponiamo niente. Ringrazio tutti, in particolare chi si abbona al canale per la fiducia dimostrata. A presto!